Ecco la Coppa America, tra poco i Kiwi finalmente la alzeranno e sarà un momento di grande felicità per tutta questa gente attorno a me. Una delle chiavi vincenti del team neozelandese è la scoperta del giovane timoniere Peter Burling, che con i suoi 26 anni è il più giovane ad aver ottenuto questo risultato, più giovane ancora di James Spithill nel 2010. Peter Burling ha dimostrato una freddezza totale, quella dei grandi campioni sia in acqua sia in sala stampa. Si pensava fosse a disagio nell'incontro con la coppia collaudata di Spithill e Slingsby, ma così non è stato, anzi Burling più di una volta ha portato a spasso la barca americana. So feeling in this moment? Oh, we're just blown away and the amount of support we've got here, the amount of support. Sono davvero felice per il supporto che abbiamo ricevuto qui e quello che abbiamo sentito da casa. Tutta la nazione voleva che riportassimo a casa la coppa e ci siamo riusciti. Il nostro era un team formidabile. What do you think is your best quality? Oh, I've got no idea. No, I think that ability to be able to perform when you need to. Credo che la nostra qualità migliore in questo scontro con Oracle sia stata quella che si è vista: saper rispondere sempre al gioco degli avversari. That's something that we're pretty happy about. No, I was just saying, you compete at the very, very highest level, you're not going to win every time. You won 2 of the last 3. That's not bad, mate. That's great. I think it hasn't sunk in. It's definitely weird looking at the trophy. Siamo abbattuti, abbiamo perso il trofeo, però contro un team incredibile e dobbiamo toglierci il cappello di fronte ai Kiwi. È un team incredibile che ha fatto un lavoro incredibile. Se si guarda la loro campagna si capisce che nella Coppa non avevano nessuna debolezza. Sono rimasti soli a Auckland e non hanno partecipato a tutte le regate preliminari che hanno fatto gli altri e questo li aveva posti in secondo piano. Hanno fatto un grande lavoro durante le qualificazioni e soprattutto nelle finali della qualifica hanno espresso un miglioramento importante. La Nuova Zelanda è una nazione incredibile ed è impressionante come siano stati in grado di riprendersi dalla sconfitta. Rispetto l'intero team, ha vinto il migliore. Massive respect to the entire team and the better team won. In the great impresa. Yeah, look, it was it's been an amazing journey, the last sort of few years, and to culminate, in a win here. È stato un viaggio fantastico venire qui e vincere. Per molti di noi in questo momento c'è finalmente calma e sollievo. Per molti di noi è stata una lunga battaglia. Abbiamo dovuto spingere a fondo in questo evento per passare le selezioni e poi arrivare alla Coppa. Non era scontato arrivare qui e vincere. Sono molto orgoglioso di tutto il team e di come è andata. Picking up the best quality of Team New Zealand, which is? Oh, I think it's the people, to be honest. I mean, that's Beh, penso sia la gente. Fin dal giorno 1 di questa avventura ho compreso come tutti amassero il loro lavoro e io stesso mi sono trovato bene con tutti. Credo sia il motivo più forte della nostra vittoria. I Kiwi ce l'hanno fatta, Grant Dalton soprattutto ce l'ha fatta, si è preso in braccio la coppa e l'ha portata a spasso per il villaggio. Adesso è nella base di New Zealand. Tra qualche giorno volerà verso Auckland, il Royal New Zealand Yacht Squadron, dove è già stata per qualche anno. That's quite a heavy medal. Non sento ancora questa medaglia così pesante.
I'm relieved. I sort of don't really know how to feel yet. I'm excited. Adesso sono sollevato, eccitato dalla sfida che abbiamo vinto e apprezzo lo sforzo che tutti hanno fatto in circostanze difficili. Non c'era nulla di scontato. 2 anni fa eravamo sostanzialmente morti. Abbiamo voluto creare una barca che fosse rivoluzionaria, che riuscisse a navigare nel modo corretto. Ci siamo riusciti in maniera devastante e questo mi rende immensamente orgoglioso. Ma è ovvio, è sempre una cosa speciale vincere la Coppa America, è difficile da spiegare perché Coppa America è un qualche cosa di strano, diventi quasi dipendente dalla Coppa America una volta ci entri. Questa è la mia sesta, la mia seconda vittoria, è molto diversa dalla prima che ho vinto perché l'abbiamo vinta da Challenger e insomma riuscire a passare tutti gli step è una cosa, un'emozione fantastica. Fa piacere che c'è un po' d'Italia in questo e ci sono tanti italiani in Team New Zealand, quindi mi rendo orgoglioso. Uno degli obiettivi ottenuti dall'organizzazione è quello di avvicinare le regate al pubblico. Anche la flotta delle barche spettatori è abbastanza vicina rispetto ad altre edizioni. Una cosa che mi sembra interessante che è stato messo a punto tutto il discorso della parte televisiva, della parte digitale, no? Diciamo, mi sembra un passo avanti rispetto al passato, no? Sulle barche del match dell'America's Cup un po' di Italia, su Emirates Team New Zealand Pirelli e su Oracle Panerai. Panerai ha fornito gli orologi a Oracle e a SoftBank Team Japan. Come mai la scelta di sponsorizzare le barche di Coppa America e la manifestazione? Ma diciamo che il mare è il nostro elemento comune che ci accomuna con tante altre cose. Di conseguenza si è prestata l'opportunità di questa sponsorizzazione grazie al signor Ellison che ci ha cercati e di conseguenza dopo una breve riflessione abbiamo accettato di condividere questo evento che è molto importante. Ma queste barche hanno una loro anima, non si può comparare questa barca con una barca tradizionale perché sono 2 cose diverse, però anche qui si toccano. Perché? Perché quelle precedenti, le classiche se così possiamo definirle, sono state il capostipite e l'origine dello slancio verso l'innovazione, verso la tecnologia che ha portato a questo. Oggi queste barche danno spettacolo. Senta, ma se ci fosse un sindacato italiano lei ci sarebbe a bordo? A bordo non mi ospiterebbero perché non sono un marinaio di quel genere lì. Mi piacerebbe, se ci fossero le condizioni ideali, why not? Il governo delle isole Bermuda ha fermamente voluto questo evento, un investimento di 77 milioni di dollari, 15 sono andati all'organizzazione della Coppa, 22 sono stati impiegati per il rinnovo delle strutture che poi resteranno qui a Dockyard e gli altri sono stati spesi in varie maniere per la promozione delle isole. Come ogni volta la Coppa America è l'occasione per vedere delle grandi e belle barche. Dietro di me Athena, un Tre Alberi che è una delle più grandi barche a vela moderne mai costruite, anche se la sua linea è un old classic. Durante i giorni di pausa delle selezioni hanno corso la Super Yacht Regata, tra loro anche i J-Class, 7 meravigliosi J-Class che hanno regalato le atmosfere degli anni 30 della Coppa America. Come ogni barca che si rispetta, anche il catamarano dei Kiwi ha un suo nome, si chiama Aotearoa. Significa Nuova Zelanda in lingua originale Maori. So what about the technology of the Red Sox? The technology of the Red Sox? Oh, okay. The story of the Red Sox. La storia delle calze rosse. Sir Peter Blake's wife Pippa
She gave him a pair of red socks. Pippa Blake diede al marito Peter un paio di calze rosse e ogni volta che le indossava vinceva. Quando lo disse ai media, questo scatenò un'ossessione nazionale per le calze rosse. Alla fine, vendendo calze rosse per Team New Zealand, raccolse un sacco di soldi. Una delle innovazioni di New Zealand è quella di aver scelto di produrre la potenza con dei ciclisti. Qual è il futuro della Coppa America? Monoscafi o multiscafi? Lo sapremo tra qualche mese. I kiwi si sono presi qualche settimana per riposare e riflettere, avranno da celebrare in casa e poi inizieranno le trattative. Sul tavolo la questione è piuttosto complessa. Bisogna realizzare un compromesso, come avere più concorrenti, come farla costare un po' meno, ma anche come farla essere, come sempre, il grande vertice della tecnologia sul mare. I think they're all there. I mean, America's Cup is the pinnacle of our sport, so la Coppa America è il vertice del nostro sport. Deve essere piena di tecnologia e spingere la crescita tecnica dello sport, ma deve essere affrontabile, non costare troppo. E ci vogliono degli iscritti. Ci rifletteremo. Noi vogliamo portare lo sport avanti, non indietro. Dobbiamo pensare a cosa servirà davvero. And you will see which monohull you would like to see. A big one. Something big enough that it's exciting to sight. Vorrei un monoscafo grande, grande abbastanza da essere spettacolare e difficile da far navigare. Se si vuole restare tra le piccole dimensioni si potrà fare. La questione comunque sarà decisa tra New Zealand e il Challenger of Record. Non bisogna commettere errori di prospettiva nel guardare la Coppa America. È vero che ci sono i soldi e molto spesso sono uno specchietto per le allodole, ma ci sono gli uomini e la vittoria è una questione di saper spendere i soldi che si hanno a disposizione. Non sempre vince chi ne ha di più, come abbiamo visto in questa edizione, vince chi li sa trasformare meglio in velocità. Well, it's going to New Zealand, La Coppa sta andando in Nuova Zelanda per essere chiusa nell'armadio e la nostra intenzione è di difendere la Coppa in Nuova Zelanda. Quello che è successo a San Francisco ha messo in moto molte discussioni. Noi vogliamo muoverci veloce per creare stabilità. Uno sport velico molto frammentato e ci sono degli eventi importanti, la Van de Globe, la Volvo Ocean Race, la Coppa America, sono tutti separati ed è possibile che cercheremo di avvicinarli. I'm going to read and I'm going to have to defer halfway through to Matteo Denora because my Italian's a little rusty. The Royal New Zealand Yacht Squadron has received a challenge from Circolo della Vela, Sicilia. For the 36th America's Cup. The Royal New Zealand Yacht Squadron has accepted that challenge and CVS has become the challenger of record. CVS has designated Luna Rossa Challenge as its team. The 36th America's Cup will be open to further challenges from foreign nations under the conditions to be announced in due course. And then it goes on, dolts don't say any more and make a bloody mess of it. So I won't say any more.